Io comincerei se volete sfruttare. Bravo, Allora, già io iniziato. oggi... Vuoi presentare intanto, raccontare chi sei, cosa Io fai? mi chiamo Rosita Garbuio e come dire, non so di Pampaluna, dove arrivo, ma è molto interessante. A Pampaluna, io ogni volta che vado a casa dei miei genitori guardo con molta invidia il loro orto, perché loro andiamo, io e mia madre andiamo a prendere le piante insieme, perché andiamo a prendere magari le piante, alcune piante che mi mancano, le prendiamo insieme, le mettiamo nell'orto nello stesso giorno, torno da loro una settimana, le mie piante crescono tipo, no, ci vogliono 2 mesi prima che inizino ad crescere bene, e le loro vanno da loro una settimana dopo e hanno già i pomodori alti, le zucchine con le foglie così. Perché? Perché c'è una terra migliore, c'è una terra argillosa che quindi trattiene bene l'acqua, la rilascia pian piano, ha anche quella i suoi punti deboli come terreno, come suolo, però per le piante proprio stanno bene, no? E parto da qui per iniziare a raccontarvi di questo metodo di coltivazione inventato da questo botanico giapponese, chiamiamolo botanico, ma era mezzo filosofo, era un esperto in patologia delle piante, Fukuoka si chiama, Fukuoka, e lui lavorava inizialmente alla dogana perché doveva controllare che le piante che entravano e che uscivano dal paese non fossero ammalate. E quindi lui poi nel tempo, a un certo punto, l'ha mollato questo lavoro e ha iniziato proprio a farsi anche delle domande su i metodi di coltivazione utilizzati, sul perché le piante si ammalavano, e è diventato anche un esperto di suolo, quindi di come deve essere il suolo, no? Per ospitare al meglio le piante. Lui praticamente dopo un po' si dice che sia diventato è anche un filosofo, ha scritto dei libri che poi sono stati utilizzati come base di alcuni tipi di coltivazione, e ha, tra virgolette, inventato, cioè lui è il pioniere del metodo del non fare nell'agricoltura. Perché non fare? Perché secondo lui la natura è la prima che sa benissimo come fare a far stare bene un suolo perché le piante siano produttive, tant'è che quando lasciamo il terreno incolto fa tutto la natura da solo e l'anno dopo lo ritroviamo pieno di roba, no? E invece ci ostiniamo a decidere noi di ordinare alle piante quanto, come crescere e quanto fruttare, no? E vogliamo che fruttino tanto, però tante volte non siamo capaci di dargli quello che a loro serve, no? Quindi la sua idea era invece di cercare di sostituirsi alla natura che fa così bene questo lavoro, di cercare di accompagnarla in modo che le piante stiano bene e siano produttive. Quindi non fare perché? Perché secondo lui la terra non va toccata, non va cambiato, perché c'è tutto un equilibrio, no? nel suolo, nel terreno, così come è stato in delle stratificazioni che hanno tutto un perché. Quindi ribaltare la terra è ribaltare un ecosistema che poi non sta più bene. Quindi non si lavora la terra, non si semina una coltura e basta, non si diserba, ovviamente non si usano prodotti chimici e neanche compostare, cioè neanche cercare di apportare nutrimento organico, perché fa tutto la natura così, senza toccare, no? È chiaro, bisogna avere consapevolezza e disciplina nel saper ascoltare anche il luogo dove si è e capire che cosa sta bene lì. Infatti lui non è che decide di
di destinare, non so, c'è un posto che è una risaia, è sempre stata una risaia, e lui decide di punto in bianco di trasformarlo in una coltivazione di fiori. È inutile cercare di obbligare una pianta a crescere in un terreno in cui non sta bene, no? E quindi l'idea è lasciare tutto così com'è, osservarsi intorno, capire quali sono le piante che crescono bene in quel luogo e aiutarle, cercando di mettere altre piante che stiano bene in sinergia con queste che ci sono già. E ecco, si cerca di arginare la proliferazione troppo grande di piante invasive, di piante infestanti. Quello sì, ma come lo fa? Non estirpandole, ma integrando altri tipi di piante che evitano il venire fuori di queste qua. Adesso non vi racconto tutto il metodo di coltivazione perché non siamo qui per quello, siamo qui per conoscere quella che è il suo modo di seminare. Quindi invece di prendere la terra, fare un solco e mettere i semi in fila in modo che le piantine, lui cosa fa? Crea queste palline, sono delle polpette piene di semi che vengono lanciate nei terreni che si vuole popolare di quella pianta. Quindi si cerca di trovare dei semi che siano adatti per quel tipo di luogo e con una combinazione di argilla, terra argillosa, quindi qualcosa che tenga l'umidità e che tenga anche una forma di polpetta, e un minimo di compost che aiuti nella germinazione, si lanciano i semi, un po' d'acqua, si lanciano queste palline che poi al momento in cui viene la pioggia fa il resto, l'acqua fa il resto, il seme nell'argilla è protetto anche da uccelli possibili che lo possono mangiare, è protetto, sta bene perché viene mantenuto in un ambiente umido, che è l'argilla, e ha la possibilità di germinare, quindi in qualsiasi terreno. Questo metodo viene anche usato proprio anche per ripopolare zone aride, no? E anche proprio come un vero e proprio metodo di agricoltura, di coltivazione. Quando io voglio che quella pianta cresca, faccio fare alla natura il lavoro, gli do l'input, il seme e tutte le condizioni, quindi la pallina che mantiene le condizioni ideali perché possa germinare, e lascio che faccia la natura. Quindi come si fa nella pratica? Si prende una parte di compost, 3 parti di argilla, io in questo caso mi aiuto come quantità con le mani, terreno argilloso, quindi deve essere è quel terreno che tiene bene l'acqua, no? Vediamo ancora un po'. E una parte di semi, con i semi si può anche abbondare. Ok, io qui ho fatto un bel mix di semi vari. Facciamo una cosa. Ecco, mescoliamo prima bene tutto. Sono semi di fiori, di piante da orto, c'è un po' di tutto. Semi vecchi, semi nuovi, semi antichi, semi contratti, semi presi da piante già esistenti nel mio orto. Ciao Max. E mettiamo l'acqua poca, non serve tanta. Ah, non è kombucha. Vediamo. Fermentato. Bisogna spoccarsene. Se volete venire a vedere, potete avvicinarvi. Vediamo. L'acqua alla fine, no? No, questi sono, guarda, è mais. Questo è mais, sì, ce l'ha di diversi. Qui c'è zucca, vedi, questo è un altro tipo di mais. Chi si alza più? Perché a me piace l'idea di popolare. Il mais è una pianta che di solito non si mette negli Facciamo orti, vedere, però avviciniamoci. anche perché beve tanto, è vero, però se tu la metti
Vediamo se si riesce. Pezzi di terra che non hai girato, Facciamo non si vedere. secca, non è tanto drenato, vede. no? Fammi vedere qualche semino di mais. Questo, c'è questo, È bello gigante. è tutto mais furlano questo. Furlano, sì. Antico. Abbiamo della zucca, la rivoluzione del filo di paglia, è il suo libro, diciamo, in cui proprio ha spiegato quello che lui voleva. È molto bello, è molto romantico, no? Anche ho visto è così poetico. Mi sono perso qualcosa. Molto bello. Riassunto. Avevo un colliere avevo Ah, è cominciato adesso. professionale, seguiva il metodo di aveva appena cominciato. Una parte Funziona, no? Se c'è un compost, una parte del... tre parti di Questa è una argilla, polpetta, anche tre grande, terra va bene anche argillosa piccola così. Questa è e particolarmente un'altra grande. parte del semi dove si può la camuffiata. Queste polpette, sai perché E l'aveva messo in due manciate del d'acqua. filo di perché paglia? lui copriva quelle paglie. La pacciamatura in Sì, paglia. però è più una cosa molto romantica anche questa, cioè del fatto che devi ridare importanza anche al singolo filo di paglia, perché anche quello servirà a fare tutto tutto il lavoro perché tutto cresca in armonia, no? Perché tu uomo, insieme a quel filo di paglia, puoi ridare armonia a tutto un ecosistema che ti darà poi quello di cui tu hai bisogno, no? Mi pare che teneva 2 o 3 anni una certa cultura, il riso dopo mi pare cambiava. Metteva il riso, orzo, scambiava, sì, Sì, la parte in realtà è più abbastanza pratica, selvaggio. Sì. La sua idea è che sia tutto abbastanza selvaggio, nel senso che cresca tutto quello che vuole crescere. E quindi in realtà a prima vista un posto tenuto come lui predicava ti sembra abbastanza disordinato e incompiuto, no? Però c'è una sua logica. Perché la natura non è assolutamente ordinata, Ha le sue logiche. non ha le file, no? Ha le sue logiche. I pomodori, no. E così, sì, la sua idea era appunto di tenere a bada anche appunto delle erbe indesiderate, anche tenendo sempre coperto il suolo, no? Quindi con la paglia e quando ancora c'erano le piante che ancora non si era stato fatto il raccolto, già buttare le palline di semi per la coltura successivamente, no? In modo che poi quando fai il raccolto e tutti gli scarti della lavorazione venivano lasciati, guardate un po'. Tesoro, Stiamo a casa, guarda. schiacciato e manipolato. Infatti, poverino. Cercava di scappare. Beh, Non è l'hai un manipolato troppo. È un segnale di questo compost è buono, buonissimo. buono. Buongiorno. È proprio vivo. Un bel lombricino. Beh, io ho una Possiamo dire di signora, quel la mia contadina di fiducia mi porta le verdure. Qualcuno vuole provare a farne una? Vai Lorella, fai una E polpetta. sull'insalato ho trovato la lumachina e ho detto meno male perché vuol dire che È buona. Se mangia la lumachina vuol dire che è buona. Sicuramente. Sì. Sì. Ma queste polpette dopo vengono messe così, tutte interne nella terra. Lanciate. Lanciate. E loro, allora, innanzitutto E adesso come cade si spara noi via. adesso la Dove mettiamo le qua, lanci? va ben seccata, Sì. Allora è importante questo, noi adesso le mettiamo qua ma vanno ben seccate al sole queste polpette prima di essere lanciate, devono Ah, essere, sì. Così devono diventano più diventare fragili. dure. Così dopo quando viene... No, non devono rompersi, devono diventare più dure in modo che tu la lanci, la polpetta rimane là finché non piove e quando piove si bagna e il seme e rimane intera e il seme può iniziare a germinare da dentro la polpetta, no? E pian piano insomma si sfalda e si apre e tutto, però intanto fornisce un Giusto, se prendi buon... tutti insieme come fare Guerriglia a gas. senza fare i vari strati. Esatto, Della polpetta quindi passa l'uomo, la migliore
azione per l'ambiente che può fare è non agire, non interferire È mia tina con i meccanismi naturali, già spontanei, che fanno già tutto quello che serve, no? Ma dopo dalla polpetta passa la tara alla pianta con le radici. E sì, ovvio, la polpetta si disfa, no? Dopo un po'. Dopo un po' di tempo si disfa e mette tutti i Perché noi di solito semi interriamo, per terra. no? La piantina con le radici la un po' interriamo, la Interriamo, copriamo, e invece così il terreno è super lavorato, sì. quindi è Invece così rimane drenato. superficiale e lo stesso attecchisce bene. Attecchisce perché la radice è fatta apposta per Poi sì, sì. per andare Naturalmente sotto. dalla pianta i semi cadono in effetti sul terreno. Infatti E dopo? è così che si riproduce una pianta, no? Senza I dover semi scavare. tante volte volano, Sì, col vento, sì, gli uccelli, Sì, certo. e quindi sono sempre appoggiati a terra i semi e comunque il crescono. terreno è come se crescono. No, E noi sì, stiamo lì a interrare quando tante volte uno vuole provare a fare una. Ce n'è ancora due. Non vuoi smoccare? La voglio mani intera fila mezz'ora fa. Ma la scelta del mais, un motivo? No, io ho fatto una se volete guardare la cozzaglia di semi che ho fatto, ho messo tanti semi diversi che sono belli. fiori, Orticole, piante da fiori. orto, sì, c'è questi? veramente di tutto, ci sono già Il pepe. E il pepe per cosa? Il pepe, pepe? andava inserito anche quello. Ah, andava me lo sono inserito scordata. anche il pepe. Andava E inserito cosa ci anche serve il il pepe? pepe. Il pepe Macinato, come serve dice fettante o macinato per allontanare gli insetti. come repellente? Un repellente. Guarda, lo mettiamo in quest'ultima polpetta. Mi spiace che L'unica che si salva. l'unica che si salverà, adesso potremo vedere la differenza. Ma il pepe macinato per tenere lontani gli insetti. Insetti. Questo è interessante. Molto interessante. Vero? Sì. Dove si trova l'argilla? Dove si trova l'argilla? Bisogna andare vicino all'acqua, vicino dove ci sono le falde, sotto, no? Possibilmente. È chiaro, qua intorno non è facile. Io dai miei genitori la trovo subito. Là è proprio tutto di argilla. No, anche perché anche se uno trova comunque scava oggi, scava domani, se porta via la terra. No, certo, sì. Vabbè che ne basta veramente poca, nel senso che se vedi io ho messo, cioè le quantità sono 3 parti di argilla, una parte di compost e una parte di semi. Quindi una manciata di compost e una manciata di semi. Sono tanti semi, no? Sì, infatti. Quindi sì. E quindi mescoli tutto assieme. Io pensavo che si Si fa mescolano. tipo arancina, no? Con i semi dentro e chiusi. No, si mescolano tutti insieme. Prima si mescolano le parti secche, quindi argilla, compost e semi, si mescolano un po' e dopo aggiungi acqua, ma guarda quanta ne usi. Sì, Niente, pochissima. Giusto per prendere e Giusto lavorare. perché stiano... E se poi questi semi non vanno d'accordo fra di loro, visto che il fatto Ecco, esattamente, può essere io mi fido della natura e si arrangeranno, nel senso che poi vive quello anche che sta bene in quel tipo di terreno, con quelle altre piante che ci sono intorno. Dove lanciare di preferenza? Dove tu puoi vedere, ci sono prevalenza di fiori. Casualità, le Quindi lancio e lancia non e vediamo non ha molta vitalità. quanti fiori riempiamo a Trieste. Ecco, sono principalmente fiori, quindi non credo ci sia tanta competizione. Poi comunque ovvio, di questa pallina magari ci sono, non so, 50 semi dentro, magari ne germinano 10. Sì, certo. Quindi sì, ci fidiamo anche in Uno questo modo della starter che natura. dopo potrebbe, un altro colonizzato potrebbe andare avanti a disseminarsi Dopo sì, nelle prossime generazioni. E esatto. si capisce anche che quel terreno era adatto a quella pianta là e non a quelle altre magari. È morta e qualcuno invece ce l'ha fatta. Magari ti fa un po' di Secondo me sarà interessante vedere dove, se volete portarvene a casa una e lanciarla dove volete,
Ricordatevi che vanno ben seccate prima. Quindi quanto tempo di Di asciugatura? essiccazione. Allora, Sì. con questo bel sole, secondo me nel giro di 2 giorni sono già pronte. Quindi per le essere mettiamo al sole fatte. per 2 giorni. Ok. Al sole pieno. Vabbè. Ma la paglia la metti subito. Io qualche sacchettino, avevo l'idea romanticamente di prendere una foglia e avvolgerla in una foglia, però se volete ci sono anche questi sacchetti. La paglia la metti dopo. La paglia va sull'armatura. Sì, sull'armatura, sì. E in teoria il terreno dovrebbe essere sempre ricoperto, no? di paglia o comunque anche di tutti gli scarti dell'orto. Quindi una pianta ha fatto il suo, la devo togliere, invece di metterla nel compost la lascio direttamente sul terreno, no? Così quella fa da pacciamatura e anche l'idea è quella di quello che la terra mi ha dato, anche se non è solo, no? Per questo non ritorno alla terra. Dove lo lancerai? Sì, anch'io. Guarda, io secondo me lasceranno un sacco di fiori, perché qua ci sono un sacco di semi di fiori diversi, c'è nasturzio, calendula, c'è fiordaliso, c'è arnica. E anche è vero, mi hai portato una miscela di fiori gialli, c'è anche quella, quindi sì, sarà qua. Guarda che bella. Tutto insieme. Anche fiori? Ci sono anche fiori? Ci sono anche prevalentemente fiori, poi ci sono ravanelli. Ma con l'erba alta? Con l'erba alta meglio, perché il terreno mantiene meglio l'umidità. Sì. Poi ovviamente c'è appunto qua bisognerebbe andare a vedere proprio tutto il metodo di Fukuoka, no? Che teneva a bada comunque le infestanti. Però erba alta non vuol dire infestanti. Ecco. Beh, tutto. L'erba alta. L'erba alta ha tutto dentro. Ha tutto dentro. Non è l'erba E del soprattutto- prato. ed è come si dice, una manifestazione del benessere del terreno anche, no? Vedremo. Proviamo. Sì, prova, lancia e vediamo cosa succede. Le seccate bene 2 giorni sotto il sole e poi via. Ma prendetene anche molto più una, Le possiamo... Sì, se no le lasciamo qua di fuori anche, vediamo. Mi piace. Che mi è simpatico. Ai capelli. Allora, possiamo considerare conclusa la lezione? Sì. Boh. Oggi abbiamo un doppio appuntamento, quindi finiamo qua, ringraziamo Rosita Grazie a voi. e un applauso. Grazie a voi. E adesso piccola pausa tecnica e passeremo tra un po' anche da Roberto che si sta preparando.